Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i tarocchi della luce e ci faremo anche aiutare per quanto riguarda appunto i pensieri del soggetto oggetto della stesa dagli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano. Quello che andremo a chiedere quest'oggi agli arcani è: abbiamo avuto una brutta discussione. Faremo mai pace? E soprattutto, perché sino ad ora questa persona non mi ha mai chiesto scusa o se non altro non ha mai cercato di chiarire cosa pensa ad oggi questa persona di me, di noi, del nostro rapporto, su cosa posso fare affidamento e su cosa invece dovrei stare attenta per quanto riguarda appunto questa persona, le influenze esterne nel caso in cui ci sia qualcuno che possa appunto influenzare le sue decisioni, le sue prese di posizione, le sue azioni, la natura del rapporto ad oggi fra voi e questa persona, quindi il percorso karmico che ovviamente lega voi a questa persona, quel famoso filo rosso che vi lega ancora. Ovviamente la carta a mio avviso più importante della stesa, cioè i consigli su come poter agire per ovviamente migliorare la situazione, ed infine il futuro, cioè come evolverà la situazione. Ovviamente, come potete aver capito, utilizzerò oggi la stesa a 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io, dove il più 1 sta appunto per la posizione della stesa, vi ripeto, a mio avviso più importante, ossia appunto il consiglio degli arcani, quindi cercare di capire come poter eventualmente sbloccare la situazione, se è il caso eventualmente di sbloccare la situazione, oppure appunto di intraprendere un'altra strada. Ovviamente tra voi e questa persona c'era una frequentazione, quindi non si trattava unicamente di amicizia, c'era una frequentazione che ovviamente presupponeva anche del sentimento, comunque anche un approccio fisico, comunque una frequentazione o addirittura appunto una storia. Quindi cerchiamo di capire questa persona che cosa pensa di voi, della vostra storia, della vostra discussione, del vostro allontanamento, che cosa ha intenzione di fare, cosa farà, e ovviamente, vi ripeto, cerchiamo di capire però perché sino ad ora questa persona non si è mai mossa, anche semplicemente per, diciamo, cercare di apportare una forma di chiarimento a questa situazione dopo appunto questa discussione. Vediamo un po', io inizio a mescolare gli arcani. Allora, perfetto. Con il sottofondo, come potete sentire, della pioggia. Allora, perfetto. Allora, adesso ve le sistemo, in modo che possiate vederle comunque bene.
Perfetto. Allora, iniziamo dalla prima posizione, ossia appunto la posizione del presente, cioè ad oggi questa persona che cosa appunto pensa di voi e ovviamente della vostra discussione. Come sta? Vediamo un po' come ha preso la situazione. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del mondo. Allora, questa persona sicuramente in questo preciso momento ha tutta l'intenzione di cambiare in maniera direi piuttosto radicale, perché la carta del mondo ovviamente gli aspetti più importanti della sua vita, della sua esistenza. Il mondo ovviamente si riferisce a tutti e quattro i semi, gli elementi, compresi ovviamente facenti parte degli arcani, dei tarocchi, quindi appunto spade, parliamo appunto anche di coppe, piuttosto che di pentacoli e di bastoni, proprio perché non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, solitamente il mondo è rappresentato appunto da una donna, che ovviamente pare molto felice all'interno appunto di un cerchio, comunque di una struttura ovale, e ai quattro angoli della carta troviamo un angelo, troviamo un'aquila, troviamo un bue o un toro e ovviamente troviamo un leone, che rappresentano appunto rispettivamente coppe piuttosto che appunto spade, pentacoli, quindi denari e bastoni. Quindi questa persona sta cercando di apportare degli importanti cambiamenti in tutti i settori a cui si rifanno i quattro semi. Quindi sta cercando di apportare dei cambiamenti da un punto di vista emotivo, sentimentale, quindi coppe nella sua vita. Sta cercando di cambiare anche molto, per esempio, del suo modo di ragionare, del suo porsi riflessivo di fronte a ciò che accade, per esempio, nella sua vita. Quindi parliamo delle spade, il mentale. Sta cercando anche di dare un nuovo corso alla sua vita da un punto di vista materiale, quindi parliamo di pentacoli da un punto di vista economico-finanziario, o per esempio appunto strettamente professionale, parliamo appunto di bastoni. Cioè questa persona sta veramente cercando di dare un nuovo corso alla propria vita e alla propria esistenza, cercando ovviamente di coronare quelli che sono i suoi sogni. Per esempio, se questa persona aveva delle insoddisfazioni da un punto di vista professionale, sta cercando successo in quell'ambito. Se questa persona aveva appunto delle necessità, delle urgenze da un punto di vista appunto strettamente economico-finanziario, quindi monetario, questa persona sta cercando successo in quell'ambito. Per esempio, potrebbe aver chiesto un prestito. Questa è una persona che potrebbe anche in questo momento avere, vi ripeto, intenzione di dar vita anche a un nuovo corso della sua esistenza da un punto di vista sentimentale. Quindi potrebbe essere una persona che in questo momento potrebbe aver abbandonato tutte le proprie incertezze, i propri dubbi in riferimento a una questione sentimentale che a lui stava particolarmente a cuore. La carta del mondo rappresenta la chiusura di un ciclo precedente per avviarsi all'apertura di un nuovo ciclo. Quindi nel caso in cui fra di voi ci sia sempre stata, per esempio, una terza persona, quindi una compagna ufficiale, per esempio, nel caso in cui sia una storia tra voi e una persona impegnata, oppure una famosa ex che questa persona, per esempio, in maniera fantasmatica non riusciva mai a dimenticare ed era sempre ovviamente tra voi, ecco, questa persona sta cercando di chiudere con queste persone che fanno appunto parte del suo passato. Ma questa è una persona che ovviamente sta cercando anche di vedere con occhi diversi e quindi di giudicare in maniera differente anche il rapporto che questa persona aveva con voi. Quindi sta cercando di non trovarsi più alibi, ma sta cercando di guardare in faccia la realtà con ovviamente maggior correttezza, maggior onestà, in maniera, vi ripeto, molto più coraggiosa e temeraria. Ma perché questa persona in questo momento si sente meglio. Dopo, ovviamente, un periodo fortemente negativo, parliamo appunto del mondo.
che ovviamente è l'ultimo arcano maggiore, quindi rappresenta un percorso molto duro, il percorso iniziato dal bagatto. Un percorso duro che ovviamente includeva anche grandi difficoltà, litigi, momenti di stop, di stand-by, come quello che questa persona ha avuto con voi. Quindi in realtà questa persona in questo momento sta cercando di dare un nuovo corso alla propria esistenza, creando per se stesso delle circostanze assolutamente favorevoli. Ovviamente in questo caso favorevoli alla domanda, quindi questa persona sta pensando a voi? Assolutamente sì. Sta guardando in faccia tutto ciò che è accaduto fra di voi, gli ostacoli, le differenze caratteriali, tutto ciò che potrebbe essersi interposto fra di voi, vi ripeto, magari terze persone, o comunque per esempio un comportamento immaturo. Questa è una persona che si è guardata dentro per cercare di capire dove possa aver sbagliato. Dunque sta cercando di raggiungere una sorta di perfezione morale per riuscire eventualmente a riaffacciarsi a voi, ma anche al mondo, appunto, in maniera diversa. È una persona che ha voglia di collaborare, non è più una persona che ha voglia di isolarsi, anzi è una persona che pensa di aver trovato finalmente il proprio posto nel mondo. È molto determinata questa persona, quindi si sente bene da un punto di vista, vi ripeto, psicofisico, dopo un periodo molto negativo. Ma tutto parte da questo cambiamento enorme che questa persona vuole apportare a tutta la sua esistenza, in tutti gli ambiti della propria vita, sentimentale, appunto strettamente psichico, mentale, emotivo, professionale, economico-finanziario. Quindi questa persona sta cercando di apportare un grande cambiamento alla sua vita e sta cercando ovviamente di capire cosa non è andato bene sino ad ora, cosa non ha funzionato, e sa che la strada intrapresa ad oggi è la migliore. Quindi vi ripeto, si sente forte, come se non abbia nulla di cui temere. È una persona che quindi sente effettivamente un grande capovolgimento nella sorte, quindi si sente anche molto fortunata questa persona, perché sente che in qualche modo qualcosa sta cominciando a girare nel verso giusto, qualcosa però di cui lui ovviamente in questo momento sta assolutamente cercando di approfittare. Quindi vi ripeto, questa è una persona che si sente bene ad oggi, pronta a cambiare pelle. Il mondo rappresenta proprio, vi ripeto, una ciclicità che si chiude, una ciclicità fatta di alti e bassi, di situazioni negative, di preoccupazioni che potrebbero aver causato in qualche modo la vostra lite, la vostra discussione. E questa persona lo sa. Sa che buona parte di tutto ciò che è accaduto fra di voi era causa sua, ma perché non si sentiva nel giusto momento, nell'occasione giusta, nella condizione giusta, da un punto di vista generale per quanto riguarda la sua vita. C'era una persona che aveva diversi ambiti da dover sistemare. Era una persona che aveva delle grandi preoccupazioni, anche nel caso in cui questa persona possa invece magari a vostri occhi essere sembrata una persona riuscita, di successo. Non era così, assolutamente. Questa persona con la carta del mondo ha voglia di cambiare pelle, ha voglia di ricominciare tutto da capo. Quindi è pronta questa persona per l'amore, è pronta per gioire, per godere dell'amore, per vivere momenti appaganti. Vediamo a questo punto i pro della situazione, quindi su che cosa potete fare affidamento in riferimento a questa persona, cosa pensa questa persona ovviamente di positivo per quanto riguarda il vostro rapporto. Qui abbiamo il 9 di bastoni. Allora, questa persona, ovviamente parlando di bastoni, è sicuramente attratta da voi. È una persona che ha voglia di comunicare con voi, 9 di bastoni, quindi vorrebbe in qualche modo gestire la situazione da un punto di vista strettamente concreto, di riuscire a sbloccare la situazione. Ma il 9 di bastoni che cosa ci parla? Ci parla, guardate, di diffidenza. Cosa sta facendo questa ragazza? Si sta comunque proteggendo dall'esterno attraverso appunto l'ausilio di questo bastone infuocato e da questa palizzata. Cioè questa persona non si sente nei vostri confronti ancora sicura nel voler rischiare o meno. Ma non perché questa persona non sia sicura di volervi,
ma perché questa persona pensa che voi non la vogliate, che è diverso. Il 9 di bastoni ci parla di diffidenza, quindi questa persona teme che in qualche modo, tornando da voi, si possa creare una situazione di ulteriore litigio e che quindi tutto ciò che sino ad ora questa persona è riuscita a conquistare potrebbe di nuovo ripiombare nell'incertezza e nell'insicurezza, perché questa persona non è convinta, non è sicura che voi la rivogliate al suo fianco. Nel caso in cui, per esempio, siate colleghi di lavoro o comunque vi vediate generalmente sul posto di lavoro di uno dei due o di entrambi, questa persona teme che riavvicinandosi a voi si potrebbe scatenare, per esempio, una nuova discussione che potrebbe in qualche modo andare ad inficiare tutti i progressi che sino ad ora questa persona ha compiuto con grande fatica da un punto di vista appunto professionale, cioè sul suo posto di lavoro. Teme una sceneggiata, teme una litigata importante. Quindi questa persona preferisce rimanersene sulle sue, perché non vuole perdere tutto quello che sino ad ora questa persona è riuscita a fatica a conquistare. Parliamo di un 9 di bastoni, quindi una carta di grado 9. Voi sapete che gli arcani vanno analizzati soprattutto da un punto di vista numerologico. Quindi questa persona sa di essere arrivata quasi al compimento, alla chiusura di un ciclo, rappresentata ovviamente dalle carte di grado 10, quella chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo a cui aspira questa persona, ve l'ho detto con la carta del mondo. Questa persona sa di aver fatto già tanto e non vuole sbagliare adesso, all'ultimo. Quindi, ovviamente, questa persona non è rimasta ferma perché non vi vuole più. Assolutamente no, il 9 di bastoni, guardate, ci parla di qualcuno che comunque tiene la situazione sott'occhio. Quindi questa persona potrebbe sapere di voi, o perché magari avete amici in comune, oppure perché, per esempio, potrebbe spiarvi sui social, piuttosto che appunto comunque avere delle informazioni da voi tramite terze persone. Quindi è una persona che comunque in qualche modo ha delle notizie, sa di voi. Quindi non vi ha dimenticato e vi sta tenendo d'occhio, ma guarda con una certa diffidenza alla situazione, perché vi ripeto, teme in qualche modo di apportare ulteriori litigi che possano ovviamente compromettere tutto quello che sino ad ora questa persona è riuscita a guadagnare. Ma vi ripeto, è una persona che ha tutte le intenzioni di riprendere il rapporto con voi. È semplicemente una carta di attesa. Quindi sta aspettando il momento giusto per poter ovviamente riaffacciarsi. Questa persona sa che le tempistiche sono un po' lunghe, perché il 9 di bastoni effettivamente ci parla di tempi un po' lenti. Ma ovviamente sa che questi ritardi e che questo temporeggiare serve e servirà. Quindi il 9 di bastone ci parla di prudenza, discrezione, autocontrollo, atteggiamento saggio, perché questa persona non vuole in qualche modo incorrere nei capricci della sorte o comunque, vi ripeto, magari in momenti di tensione con voi. Di conseguenza questa persona in questo momento preferisce rinviare al momento più giusto e più opportuno il farsi avanti con voi. Ma vi ripeto, sono solo dei ritardi, dei lievi contrattempi, ma questa persona ha tutte le intenzioni di farsi rivedere ovviamente da voi e di avere di nuovo un contatto con voi. D'accordo? Vediamo a questo punto questa persona che cos'ha nel cuore. Quindi paure, desideri, ovviamente in riferimento alla situazione con voi. E qui abbiamo il 2 di spade. Allora, questa è una persona ad un bivio. Questa è una persona che in questo momento sta appunto cercando di capire come potersi muovere, cosa vi ho detto con il 9 di bastoni. Questa è una persona che sta cercando di trovare la scusa giusta, il momento giusto per potersi muovere finalmente e sbloccare questa situazione, perché il 2 di spade, come tutte le carte di grado 2, ci parla ovviamente di immobilismo, di fissità, di una stagnazione. Questa persona lo sa
sa che in qualche modo sta facendo perdere tempo a voi e anche al vostro rapporto, alla possibilità in qualche modo di ricucire il vostro rapporto, ma questa persona, 2 di spade, sta ragionando molto sulla situazione per cercare di capire come potersi muovere in modo però ovviamente da non creare pasticci, perché questa è una persona che non vuole assolutamente sbagliare. Questa è una persona che non vuole sbagliare perché in realtà non si fida delle persone che ha attorno a sé. Il 2 di spade, guardate, viene rappresentata generalmente da una persona bendata. Quindi non riesce bene a vedere o a capire chi siano amici e nemici. Quindi questa persona in realtà non si fida delle persone che ha al suo fianco. Per esempio, nel caso in cui facciate parte dello stesso gruppo amicale, piuttosto che della stessa palestra, piuttosto che dello stesso gruppo aziendale. Questa è una persona che non si fida delle persone che ha al proprio fianco e che potrebbero sicuramente aiutarvi, ma dal suo punto di vista non sono così disposte e sincere nel farlo. Quindi chiaramente non ha ancora ben capito di chi questa persona si possa fidare. Quindi ha la necessità di tenere bene gli occhi aperti per vedere realmente i propri reali nemici. Cioè, questa è una persona che vede insidie un po' ovunque. Ve l'ho detto con questo 9 di bastoni. È una persona che pensa di doversi proteggere perché non si fida. E quindi in questo momento deve capire esattamente come muoversi. Quindi questa è una persona che ha la necessità proprio di superare questo momento di stagnazione per riuscire finalmente ad arrivare a una carta di grado 3, quindi a portare a evoluzione il vostro rapporto. Perché questa persona vuole un'alleanza con voi, questa persona vuole un momento di complicità da vivere e rivivere con voi. Ma pensa di dover aver bisogno anche, evidentemente, dell'aiuto di altre persone, di cui però ovviamente non si fida. Quindi in qualche modo questa persona ad oggi sente di dover un po' saggiare l'ambiente attorno a voi, per riuscire effettivamente a capire di chi si possa fidare o meno. Ecco perché questa persona è ferma al bivio, perché questa persona deve capire quando posso muovermi, in questo momento posso muovermi, che strategie posso utilizzare, è il caso piuttosto che io rimanga fermo? Una persona che si fa tante domande, parliamo di spade, quindi abbiamo un mentale molto ovviamente significativo, che ovviamente però può tendere a bloccare la situazione, assolutamente sì, perché chiaramente non parliamo di bastoni, non è un 2 di bastoni, quindi essere fermi in una situazione stagnante, ma comunque organizzarla concretamente. Qui parliamo di un 2 di spade, quindi c'è comunque ancora una situazione di rallentamento, ma un rallentamento, vi ripeto, dovuto a dei dubbi che ha questa persona in riferimento alla vostra situazione e in particolar modo alle persone che vi ruotano attorno. Perché questa è una persona che fa molta fatica a fidarsi degli altri, quindi deve ancora trovare il momento giusto, il modo giusto ed eventualmente anche la persona giusta che possa aiutarlo ad avvicinarsi a voi. Vediamo però i contro della situazione, cioè su che cosa voi non dovreste fare affidamento in riferimento a questa persona, cioè ovviamente le bandiere rosse, cioè a cosa prestare attenzione in riferimento a questa persona. Allora, qui abbiamo la carta del sole, ovviamente però in accezione negativa. Attenzione perché questa persona non è ovviamente sempre del tutto onesta e sincera e trasparente. Questa è una persona che appunto potrebbe tendere a volte a mentire. È una persona che appunto avendo questo mentale così importante, è chiaro che tende a voler molto spesso portare ovviamente l'acqua al proprio mulino, quindi potrebbe in qualche modo arrivare a mentire per riuscire ad arrivare a voi magari più velocemente o in qualche modo raccontandovi qualcosa di non esattamente vero e o corretto. Quindi nel momento in cui questa persona vi possa tornare, e poi lo vedremo comunque bene nel futuro,
cercate di aprire bene gli occhi, perché questa è una persona che tende ad agire nell'ombra e soprattutto ad omettere o a non raccontare proprio le cose esattamente così come stanno. Ragazzi, io ve l'ho già detto, con questo 9 di bastoni e con questo 2 di spade, questa è una persona che potrebbe, vi ripeto, non solo non fidarsi degli altri, magari ha ragion veduta, ma anche perché questa persona, come facciamo ovviamente un po' tutti chiaramente, pensa che gli altri si comportino e ragionino esattamente come è in grado di fare lui stesso. Lui è in grado di mentire? Assolutamente sì, con questo sole in accezione negativa. È sempre una persona limpida, pulita e trasparente? Assolutamente no. Di conseguenza questa persona pensa che anche gli altri possano potenzialmente comportarsi allo stesso identico modo. Quindi ovviamente in maniera non trasparente, in maniera non pulita e in maniera non onesta. Quindi attenzione a quello che questa persona potrebbe raccontarvi, anche eventualmente in riferimento, come vi ho detto con la carta del mondo, alla eventuale presenza di una terza persona, che questa persona, che quest'uomo ha ovviamente ad oggi la necessità di allontanare dalla sua vita, per carità, ma che potrebbe essere invece stata presente durante la vostra frequentazione, perché vi ripeto, la carta del mondo parla generalmente anche di una presenza, vi ripeto, anche semplicemente fantasmatica nella mente di questa persona, ma magari anche nel cuore di questa persona, e che ovviamente ha fatto fatica a cancellare e a dimenticare, persona di cui evidentemente non vi ha parlato, oppure di cui vi ha parlato troppo poco. Quest'uomo doveva essere chiaramente più sincero sin dall'inizio, quindi molto probabilmente voi non sareste in questo momento in questa stesa, avreste magari un quadro più chiaro e completo della situazione, ma ve lo ripeto, qui abbiamo un mentale troppo importante. Questa è una persona che diffida degli altri, ovviamente secondo il detto chi mal pensa mal fa. Quindi questa persona pensa sempre che gli altri possano in qualche modo mentirgli, ma perché chiaramente lui è il primo a poterlo potenzialmente fare, a saperlo potenzialmente fare. Questa è una persona molto abile, vi ripeto, anche tanto nel rigirare un po' la frittata, quindi potrebbe anche aver fatto passare voi per quelle in qualche modo in errore a seguito ovviamente della vostra discussione, del vostro allontanamento, ma potrebbe essere un individuo che ha una grande capacità manipolativa, quindi attenzione, vi ripeto, alla non trasparenza di questa persona. Inoltre, ovviamente, la carta del sole in accezione negativa ci parla anche di una umoralità non proprio equilibrata, quindi ci riporta molto di più, per esempio, alla carta della luna, il 18° arcano. È una persona molto lunatica che a volte in qualche modo si chiude, per esempio, in se stesso a riccio per proteggere magari delle verità che questa persona non riesce a dire o non vuole dire, e di conseguenza lascia l'altro un po' spiazzato. Anche il fatto che, per esempio, sino ad ora questa persona non si sia fatta sentire, anche semplicemente per chiarire con voi, non necessariamente per chiedervi perdono in ginocchio, ma anche semplicemente per chiarire, la dice lunga sul comportamento di questa persona. Quindi tende a temporeggiare, ve l'ho detto, con questo 2 di spade, con questo 9 di bastoni, aspettando il momento giusto per lui, quando lui si sente al sicuro. Quindi qui c'è anche una gran dose ovviamente di egoismo, oltre che ovviamente di egocentrismo, che è tipico ovviamente dell'accezione negativa della carta del sole. Quindi è una personalità un po' particolare. D'accordo? Quindi dovete cercare di prestare attenzione a questi punti di cui vi ho parlato sino ad ora. Allora, cerchiamo però a questo punto di capire l'ambiente che circonda queste persone. Quindi se questa persona sia per esempio influenzata da qualcun altro, quindi amici, parenti, colleghi, genitori, fratelli, sorelle, oppure appunto una ex per esempio, o qualcuna che gli ronza attorno. Cerchiamo di capire se è tutta ovviamente farina del suo sacco oppure se è influenzato da qualcuno. Qui abbiamo
un'altra carta di grado 2, quindi in questo caso abbiamo il 2 di denari. Allora, questa è una persona che generalmente tende a non confidarsi con gli altri. Non è una persona particolarmente aperta, è una persona che tende, come vi ho detto proprio poco fa, a chiudersi rispetto all'esterno, a non raccontare nulla di ciò che gli accade, anzi, non vuole far trapelare nulla di ciò che potrebbe essere accaduto fra di voi, nemmeno a voi. Di conseguenza è una persona che pensa e ripensa una serie di elucubrazioni mentali pesanti, ma fa tutto da solo. Cioè, questa persona è causa del suo stesso male, perché pensa e ripensa, gli vengono i dubbi, si ferma, poi riparte, poi si riblocca ancora. Quindi è una persona che sì, come vi dicevo con la carta del mondo, ora si sente forte e quindi ha intenzione di tornare? Assolutamente sì. Però non dimentichiamo questo solo in accezione negativa. È pur sempre, comunque, un individuo piuttosto umorale, discontinuo. È una persona che può mentire, che può omettere, vi ripeto, non necessariamente un manipolatore seriale, ma è comunque un individuo che pur avendo una progettualità importante, quindi di ripartire da capo, è comunque una persona che ha un mentale molto forte e che in qualche modo potrebbe portare questa persona ad un atteggiamento probabilmente legnoso nei confronti della presa di posizione della situazione. Quindi vuole sbloccarla? Sì, al 3000%. Si sta attivando per sbloccarla? No. Ok? Quindi la differenza è questa. Quindi è una persona che ha tutte le buone intenzioni di questo mondo. È una persona che si sta guardando dentro, assolutamente sì. È una persona che ha capito che in realtà il problema è lui. È lui che ha creato questa situazione, anche semplicemente indirettamente. Ma è lui che sta mantenendo comunque questo silenzio. In realtà questa persona in questo momento sta mantenendo questo silenzio appositamente e non ne sta parlando con terze persone. Questa è una persona che si confronta unicamente con se stessa e sta riflettendo. Di nuovo appunto una carta di grado 2, di nuovo una carta di organizzazione. Questa persona sta cercando di capire come, dove, quando. Sta cercando in qualche modo di riflettere, di valutare quando tornare, come sistemare la situazione in modo però sempre da poter arrivare ad un successo. Parliamo di pentacoli. Questa persona non ama l'insuccesso, non ama il rifiuto. Questa è una persona che deve valutare bene i pro e i contro di una situazione per evitare problemi futuri. Quindi questo 2 di denari ci va a ribadire questo concetto. Quindi è una persona che cerca il proprio equilibrio. Che poi nella ricerca del proprio equilibrio voi dobbiate aspettare, a questa persona poco importa. Perché quello che a lui interessa è il suo equilibrio. È lui che deve ripartire da capo. E quindi agisce in maniera egoistica, ve l'ho detto, con il sole in accezione negativa. Quindi vi ripeto, è una persona che non vuole problemi. Poi parliamo di pentacoli, quindi molto probabilmente questa è una persona che ha avuto delle preoccupazioni importanti da un punto di vista economico-finanziario e quindi ovviamente di rimando anche professionale. Di conseguenza questa persona non vuole problemi sul lavoro o non vuole che in qualche modo la situazione con voi possa prendere una piega talmente negativa da scombussolare ovviamente la sua interiorità, impedendogli per esempio di lavorare in maniera serena. Questa è una persona che ha bisogno, secondo me, anche molto di denaro e che quindi evidentemente in questo momento si sta concentrando molto sul portare a termine questo grande cambiamento nella sua vita e quindi non vuole problemi in questo momento. Ecco perché sta temporeggiando, ma sta temporeggiando, Quindi è una persona che sta ancora pensando a voi, assolutamente sì, vi ripeto, ma cerca di gestire ovviamente la situazione nel migliore dei modi, anche nel caso in cui, per esempio, la vostra sia una storia, ovviamente con una persona impegnata, quindi una storia clandestina.
Questa persona sta cercando di temporeggiare per comunque cercare di non creare in ambito familiare una rottura che sia ovviamente devastante, soprattutto da un punto di vista economico. Quindi sta cercando, tra virgolette, ragazze, prestatemi il termine, di rabbonire ovviamente l'altra parte, quindi la consorte, la compagna ufficiale, per in qualche modo cercare di evitare una ulteriore discussione, magari ovviamente anche con lei. D'accordo? Questa è una persona che dà molta importanza all'aspetto materiale, economico, finanziario del vivere e non vuole, vi ripeto, problemi. Quindi tende a rallentare, a temporeggiare la situazione, ma perché vuole capire quando possa essere il momento migliore. D'accordo? Allora, a questo punto vediamo appunto il filo rosso, quel filo rosso che vi unisce ad oggi a questa persona, quindi cerchiamo di capire il percorso karmico che c'è stato sino ad ora e che potrebbe esserci appunto tra voi e questa persona. Qui abbiamo l'11° arcano maggiore, la giustizia. Allora, ragazze mie, nel caso in cui sia un rapporto clandestino nascosto, quindi con una persona impegnata, questa persona deve prima, giustizia, sistemare la propria situazione ufficiale. Potrebbe essere appunto un matrimonio, potrebbe essere appunto una, per esempio, convivenza, potrebbe essere in qualche modo un rapporto ufficiale però già impegnativo, quindi un fidanzamento per esempio con vista sul matrimonio, e quindi questa persona ad oggi ha la necessità e avrà in futuro la necessità di sistemare ovviamente questo aspetto della sua vita. Ecco perché il mondo, questa persona deve chiudere con una situazione del passato, una situazione importante da un punto di vista sentimentale, qualcosa di ufficiale da cui questa persona o deve uscire ancora o è già uscita ma malconcia. D'accordo? La giustizia ci parla ovviamente anche di questioni legali, quindi questa persona potrebbe aver ovviamente avuto e subito più che altro una separazione, un relativo divorzio molto pesante, non a suo favore, per cui questa persona potrebbe aver dovuto sborsare delle cifre enormi, oppure qualcosa non è andato in sede legale esattamente così come lui si aspettava. Ok? Quindi in questo caso la giustizia è un arcano molto severo, non solo in questo caso, sempre negli arcani, quando in una stesa viene estratta la giustizia, ci parla di situazioni ovviamente importanti da gestire. Vi ripeto, questa persona potrebbe aver avuto anche problemi legali, per esempio forti debiti, per cui questa persona potrebbe, per esempio, essere stata oggetto di pignoramento. Quindi in questo caso questa persona ha ancora tanto da dover sistemare della sua vita, ecco perché il mondo. Questa è una persona che, vi ripeto, potrebbe aver avuto problemi legali anche per esempio con la legge. Quindi, per esempio, potrebbe aver subito una denuncia, oppure in qualche modo, vi ripeto, potrebbe aver avuto problemi di truffe finanziarie. Potrebbe essersi fidata della persona sbagliata al momento sbagliato. Ecco perché tutta questa diffidenza anche nei confronti degli altri. Potrebbe in qualche modo essere impelagata in questioni legate per esempio a un licenziamento non giusto, non corretto in un precedente posto di lavoro. Questa è una persona che ha delle problematiche da un punto di vista giudiziario importanti che deve assolutamente risolvere. Questa persona deve ancora riportare equilibrio nella sua vita prima ancora di poter pensare di rivoluzionare la situazione in questo modo. Questa è una persona che ha bisogno di equilibrio. Guardate, 2 piatti della bilancia, 2 di denari, 2 di spade. Questa è una persona che ha bisogno di ritrovare un profondo equilibrio,
che passi dal cuore, testa, anima, corpo e anche portafoglio. Questa è una persona che ha avuto in passato delle grosse difficoltà, di cui potrebbe non avervi parlato, con questo sole in accezione negativa. Questa persona, vi ripeto, ovviamente non è chiaramente una persona che potrebbe in maniera molto libera, molto diretta, anche molto spontanea, confidarsi, ma non solo con voi, anche in generale, con amicizie, con conoscenze, anche con parenti stretti. Questa è una persona che tende a tenere tutto dentro, quindi anche a nascondere molte verità, e questo chiaramente non lo aiuta, perché a volte confrontarsi può aiutare, anche semplicemente per avere, per esempio, una dritta giusta da un discorso, da un approccio comunicativo con una persona che è al di fuori del problema. Può per esempio arrivare quel colpo di genio, quella risoluzione a cui magari lui non ha pensato. Ecco, lui non ama questo tipo di cose, ma ovviamente perde tanto però del contatto umano, perché ragazzi, il contatto comunicativo è fondamentale. Questa persona se ne sottrae un po' troppo e probabilmente in questo momento, ad oggi, nel presente, si trova in queste difficoltà ancora da dover risolvere, proprio perché magari non si è informata bene questa persona, non ha chiesto alle persone giuste. Perché vi ho detto ad oggi, ma anche in futuro? Perché ovviamente la carta della giustizia è purtroppo, ragazzi, tra gli arcani quella più lenta, assieme ovviamente all'eremita e alla temperanza. Quindi ci parla di tanti mesi, addirittura anche di un anno di tempo. Quindi la situazione tra di voi potrebbe sicuramente prendere una piega più positiva, ma non aggiustarsi, tra virgolette, del tutto, perché questa persona deve ancora sistemare faccende troppo importanti e anche direi abbastanza importanti e gravi della sua vita, che esulano però da voi, perché voi non c'entrate nulla con questa situazione. Evidentemente vi siete incontrati nel momento sbagliato probabilmente per questa persona, ed è un peccato, però vediamo un po' come procederà. Arcano fondamentale, cerchiamo di capire a questo punto il consiglio degli arcani. Qui abbiamo il 6 di coppe. Allora, la carta del 6 di coppe ci parla di una riflessione profonda che voi dovete ovviamente mettere in campo per evitare degli errori del passato. Il 6 di coppe è la carta del passato in amore. Quindi, evidentemente, avete sopportato troppo, avete dato troppo. Guardate, avete dato troppa fedeltà a questa persona, vi siete fidate e affidate troppo al rapporto con questa persona. Quindi tutto ciò che fa parte del passato va rivisto e in qualche modo va superato. Quindi evitate nostalgie, malinconia, rimpianti nei confronti di questa persona. Cercate di uscire da situazioni di impasse e di confusione. Non indugiate su questa storia e su questa persona, perché la carta del passato ci fa capire qualcosa di molto importante quando viene estratta in una stesa, che il passato ritornerà. Quindi questa persona, prima o poi, nella vostra vita deve tornare e ritornerà. Con i suoi tempi, dettati dalla giustizia, assolutamente sì, ma questa persona ritornerà. Ed ecco che in questo momento, quando questa persona ritornerà, voi dovrete agire non commettendo più gli stessi errori del passato. Quindi non affidarvi e fidarvi troppo di questa persona. D'accordo? Quindi il 6 di coppe, come tutti gli arcani minori, ha il proprio corrispettivo in un arcano maggiore, ovviamente corrispondente da un punto di vista numerologico. Il 6 di coppe avrà quale arcano maggiore corrispettivo? Il sesto arcano maggiore, gli amanti, che rappresentano la scelta. Quindi dovrete scegliere la modalità giusta per approcciare questa persona nel momento in cui questa persona tornerà, evitando la maniera, il modo in cui voi vi siete approcciati a questa persona in passato.
Cioè, se per esempio in passato avete creduto a spada tratta a questa persona, non dovreste più farlo. Se in passato vi siete dedicate a questa persona, anima e corpo, non dovreste più farlo. Se, ad esempio, al contrario, in passato vi siete comportate in maniera fredda nei confronti di questa persona, magari non ascoltandola abbastanza o non portando questa persona ad aprirsi, dovreste invece fare il contrario. Quindi cercate di permettere a questa persona di aprirsi a voi, di aprire il suo cuore a voi, confidandosi con voi. Quindi non ostinatevi ad attaccarvi al passato, perché in realtà c'è un cambiamento presente nel vostro futuro, ma ovviamente partirà da una base totalmente opposta rispetto a ciò che voi avevate in passato. Quindi cercate ovviamente di approcciare anche semplicemente al ricordo di questa persona in maniera più fiduciosa, perché il futuro ha in serbo qualcosa di importante per voi. Il 6 di coppe rappresenta, vi ripeto ragazzi, il passato che torna per essere rivisto, non cambiato, perché il passato non si può cambiare, ma ci si può riflettere per cercare ovviamente di dare un corso diverso al futuro, nel momento in cui questa persona ritornerà. Quindi cercate di non mostrare a questa persona gli stessi comportamenti che avevate in passato, che potrebbero in questo momento, vedete, porre questa persona in atteggiamento così difensivo nei vostri confronti, quindi dubitare di voi. Qui necessita anche da parte vostra una riflessione, un cambiamento, ok? Perché comunque il passato è destinato a tornare. Vediamo a questo punto il futuro. Quindi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, anche nei prossimi mesi, ovviamente a seconda poi del tempo indicato dalla carta, che cosa accadrà tra voi e questa persona. Quindi se c'è la possibilità in qualche modo di riappacificarsi a questa persona, ragazze, guardate, già l'immagine di queste due mani meravigliosamente strette l'una con l'altra, ovviamente dà già l'idea di quello che accadrà. Qui abbiamo un 2 di coppe, meravigliosa questa carta. Tra l'altro io amo questo mazzo e so anche molti di voi, la maggior parte di voi, proprio perché ha una rappresentazione molto semplice, ovviamente anche molto piacevole da un punto di vista sicuramente cromatico, ma molto efficace e diretta per quanto riguarda proprio il significato. Guardate, io e questa persona faremo pace, ci sarà una riappacificazione, ci sarà un ritrovarsi. Guardate queste due mani che si cingono così strette. Certo, ci sarà di nuovo questa possibilità. Questa persona ha tutte le intenzioni, ovviamente, di tornare da voi, di riprendere il cammino che questa persona aveva iniziato con voi. Questa è una persona che tornerà chiedendovi anche scusa, però, perché le carte di coppe rappresentano la richiesta di perdono, quindi in realtà, come vi ho detto all'inizio, questa persona sa di essere evidentemente stata responsabile ovviamente della fine del vostro rapporto. Questa è una persona che torna come un 2 di coppe, quindi con dei sentimenti, delle emozioni importanti nei vostri confronti, anche con un desiderio fisico, perché parliamo di coppe. Quindi chiaramente parliamo sicuramente anche di un approccio fisico importante. Voi piacete molto da un punto di vista estetico a questa persona vi vede la persona perfetta evidentemente per lui, quindi la sua ipotetica, guardate, anima gemella. Quindi questa persona vuole assolutamente tornare da voi, assolutamente sì. Il 2 di coppe proprio parla di pace, di unione, di riappacificazione, di riavvicinamento e liti superate. Quindi sicuramente questa persona, dopo un momento di grande riflessione, 2 di coppe, quindi pensate al corrispettivo negli arcani maggiori della papessa, quindi carta di grado 2, quindi alla riflessione interiore importante della papessa, che guarderà però attraverso gli occhi dell'amore, del sentimento. Quindi in questo caso la vostra relazione si riequilibrerà. Quindi una storia che comunque è destinata ad andare avanti.
Quindi è una storia destinata a riprendere, una storia destinata a ripartire con gran forza e soprattutto in maniera direi anche molto romantica, perché le carte di coppe ci parlano sicuramente di un ritrovarsi anche molto romantico. Quindi aspettatevi sicuramente un messaggio, un invito da parte di questa persona che ovviamente vi farà capire tutta l'attrazione erotica ovviamente che prova per voi, il desiderio, ma anche una certa emotività importante. Quindi questa persona sicuramente vorrà trascorrere con voi dei momenti passionali molto importanti, ma vuole anche scambiare emozioni con voi. Quindi questa è una persona che sicuramente si dimostrerà rispetto al passato molto più affine alla vostra sensibilità e sicuramente molto più affine anche al vostro modo di vivere il rapporto e di volere un rapporto. Quindi questa è una persona che ovviamente si riaffaccerà al vostro rapporto in maniera molto più dolce, molto più tenera, vi ripeto, molto più romantica. Poi tra l'altro il 2 di coppe in caso proprio di litigio, quindi come vuole la domanda, di malinteso, di separazione, rappresenta proprio la riconciliazione, anche magari insperata, che diviene assolutamente fattibile, possibile. Quindi qui ci sarà proprio il rinnovamento della vostra conoscenza, verrà tutto superato e ovviamente procederà in maniera molto più soddisfacente nel momento in cui voi andrete a cambiare anche il vostro stesso approccio nel momento in cui questa persona tornerà. Ma come vi ho sempre detto, ragazzi, ovviamente il consiglio degli arcani non è mai dato a caso. Cosa vi ho detto? Il passato deve tornare, tornerà e qui abbiamo infatti il 2 di coppe. Quindi il consiglio è quanto mai in questo caso appropriato. Quindi vi ripeto, ci saranno momenti di grande seduzione, di galanteria, momenti anche mondani, quindi potrebbe per esempio invitarvi ad una cena, ad una serata di coppia. Quindi è una persona che sicuramente ha voglia di stare con voi e ha voglia di godere appieno della vostra meritata felicità. 2 di coppe è la carta dell'appuntamento, quindi vi ripeto, aspettatevi sicuramente anche proprio una richiesta, un invito da parte di questa persona e tra l'altro in breve tempo, perché le carte ovviamente di coppe ci parlano di giorni, al massimo qualche settimana, ma ovviamente sono le carte più veloci assieme ai bastoni, quindi non parliamo di pentacoli o di spade, ci parlano invece di mesi. In questo caso abbiamo una realizzazione molto molto più veloce della situazione. Quindi vi ripeto, questa persona tornerà assolutamente, ci sarà proprio una riappacificazione e vi chiederà perdono. Cerchiamo a questo punto anche di capire con gli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano, visto che abbiamo detto che questa persona vi vede un po' come appunto un'anima gemella, 3 pensieri che questa persona ha ad oggi nel suo cuore in riferimento a voi. Cerchiamo di capire ad oggi questa persona cosa pensa e che cosa ha intenzione di fare questa persona. Allora, allora. Devo riflettere, lo abbiamo detto, 2 di spade, 2 di denari e 9 di bastoni, quindi questa persona sta riflettendo per riuscire a cercare appunto di capire quale possa essere appunto il momento migliore per ovviamente potersi riaffacciare a voi, quindi rispecchia assolutamente in pieno quello che abbiamo detto sino ad ora. Ti chiedo perdono, ragazzi. Cosa vi ho detto con il 2 di coppe? Questa persona tornerà chiedendovi perdono, certamente, perché sa che obiettivamente una buona parte di colpa ce l'ha ovviamente lui. Ed infine la mia anima soffre, questa persona ovviamente non ha nessuna intenzione di stare senza di voi. Ve l'ho detto con questo sole in accezione negativa, questa è una persona
che ha una moralità particolare, piuttosto altalenante, affronta nei momenti anche difficili, ve l'ho detto, con questa giustizia, una persona che sa di dover lottare ancora molto, ma non vuole più farlo lontano da voi. Quindi questa persona sicuramente si prenderà ancora qualche tempo, qualche giorno, qualche settimana, ma questa persona poi ovviamente tornerà da voi. Quindi ovviamente dopo aver riflettuto tornerà chiedendovi perdono sicuramente e anche probabilmente pentita per quello che può avervi fatto, perché chiaramente questa persona ha capito che comunque può in qualche modo avervi fatto del male o comunque anche semplicemente avervi illuso su una situazione che magari per voi poteva essere già sulla buona strada. D'accordo? Di conseguenza, ragazze, spero di avervi dato le delucidazioni del caso. Non preoccupatevi perché sicuramente in questo caso la situazione andrà a migliorare. Ovviamente, mi raccomando, cercate di avere un atteggiamento differente in riferimento a tutto quello che è stato il vostro passato e il rapporto con questa persona, perché allora sì che prenderà effettivamente una nuova piega. Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna e soprattutto buona riappacificazione.